Ciao, oggi parliamo di meccanica quantistica. In particolare ci concentreremo su uno degli aspetti più singolari, anzi direi più unici che rari tra le scienze, della teoria dei quanti, nelle sue molte, direi moltissime interpretazioni. Dato che durante la scrittura di questo video mi continuavano a venire in mente cose che avrei voluto aggiungere, articolare meglio e insomma così via, e dato che alcuni amici, di cui non farò il nome, mi criticano per i miei video lunghissimi e difficili, sono noioso, sono prolisso, ho deciso di dividere l'argomento in 2 video, che comunque sto registrando uno dopo l'altro, o almeno questa è l'intenzione. È una cosa fatta per pura comodità e per venire incontro alle anime più pavide, ma insomma spero che non spezzi il pathos della narrazione. Dunque, in questo primo video esploreremo insieme il contesto concettuale e gli aspetti della teoria che ci serviranno poi nella seconda parte, il secondo video, nel quale affronteremo davvero alcune delle più importanti interpretazioni della meccanica quantistica. I 2 video saranno pubblicati contemporaneamente, quindi i meno timidi potranno continuare direttamente la visione del secondo video. Devo dire che considerando, ora che sto registrando, quanto è venuto lungo il testo, direi che i 2 video saranno lunghi comunque. Vabbè, vediamo come viene. Nel caso non mi piaccia il risultato, sarà l'ultimissima volta che darò retta a quelli che mi accusano di video troppo lunghi e complicati. Mi farà piacere comunque sapere cosa ne pensate, come sempre nei commenti, ma bando alle ciance, partiamo! Allora, la meccanica quantistica è la teoria più magnifica e potente mai formulata dal genere umano per descrivere il mondo fisico. Questa teoria è in costante competizione per questo primato da più di un secolo con la relatività generale, l'altra grande teoria dell'universo che abbiamo. La MQ, come ogni tanto la chiamerò un po' troppo confidenzialmente per fare un po' meno fatica, meccanica quantistica è comunque un'espressione piuttosto lunga, ha rivoluzionato, dicevo, la meccanica quantistica ha rivoluzionato la nostra comprensione della natura, portando con sé scoperte che nessuno era stato in grado neanche lontanamente di immaginare prima. E poi ci ha condotto ad applicazioni che hanno cambiato così profondamente la vita umana da averla resa irriconoscibile a chiunque non sia nato poco prima o anche meglio poco dopo o dopo l'avvento di questa nuovissima scienza e delle tecnologie a lei connesse. Ma appunto, a più di un secolo dalla sua nascita, permane un dubbio sconcertante. Che cosa descrive del mondo la teoria quantistica? Infatti, nonostante il suo straordinario successo predittivo ed empirico, la MQ lascia un enorme spazio a molte interpretazioni diverse, spesso del tutto incompatibili tra loro e talvolta davvero molto fantasiose. Oggi vi ho apparecchiato proprio questo, un grande catalogo delle interpretazioni della meccanica quantistica, per cercare di capire non solo cosa ci dice, ma anche cosa può voler dire. Sarà una lunghissima cavalcata ed è quindi l'ora di iniziare. E intanto che voi mettete like, vi iscrivete e condividete con gli amici, ecco la sigla. Parte prima, introduzione alla meccanica quantistica e un po' di storia. L'idea di questo video mi frullava in testa da moltissimo tempo, ma è solo dopo la lettura dell'ambizioso articolo su un argomento debolmente correlato e scritto dal divulgatore, un divulgatore molto più importante di me, Robert Lawrence Kuhn, nessuna relazione, noto per il suo show tra TV e YouTube Closer to Truth. Dopo la lettura di quest'articolo ho rotto ogni indugio. Trovo buffo, tra l'altro, come i temi che interessano a Kuhn siano così spesso gli stessi che interessano a me, nonostante lui parta chiaramente da posizioni molto diverse dalle mie, soprattutto venate da una certa tentazione per il trascendente, da cui io cerco solitamente di tenermi alla larga. L'articolo di Kuhn, intitolato Landscape of Consciousness Toward a Taxonomy of Explanation and Implications, ovvero un panorama della coscienza verso una tassonomia delle spiegazioni e delle implicazioni, tenta di costruire una mappa dell'enorme numero di diverse teorie della coscienza di cui si discute oggi nelle scienze cognitive. Questa idea, l'idea di catalogare molte teorie su qualcosa di cui nessuno sa niente, mi è sembrata divertente e subito ho pensato a come impostare un simile catalogo per qualcosa di quasi altrettanto fumoso ed evanescente, quasi, le molte interpretazioni della meccanica quantistica. Certo, la meccanica quantistica non è in grado di rivaleggiare con la coscienza in termini di moltiplicazioni teoriche, non in termini numerici almeno,
ma il fenomeno è simile, non capiamo qualcosa, dunque cerchiamo di costruire una teoria su di essa e ci accapigliamo e discutiamo. Nella storia della scienza e della filosofia è successo infinite volte e credo fermamente che sia qualcosa di fisiologico nello sviluppo della nostra conoscenza del mondo, a dispetto di quello che alcuni filosofi della scienza possono argomentare. Comunque, mentre continuo a meditare su un prossimo video sulle teorie della coscienza, a partire dall'articolo di Kuhn, intanto iniziamo a parlare di quanti. Ah, tanto per sgombrare il campo da ogni malinteso, il parallelismo tra teoria della coscienza e interpretazione della MQ è debole e un po' improprio, dato che le prime sono teorie su qualcosa di cui nessuno sa assolutamente niente, mentre le seconde sono il sintomo di un bisogno di contesto per noi poveri umani, di fronte alla magnificenza psichedelica della natura. Giusto per inciso e per chiarezza. La meccanica quantistica ha molti padri e qualche madre, e anche una storia lunga e complicata, non priva di risvolti un po' drammatici, anche se non troppo, con dibattiti, ripensamenti e veri antagonismi tra le menti più brillanti del XX secolo. È una storia infatti che ha coinvolto tutti i più famosi fisici e pensatori del Novecento. Tutto inizia per l'appunto nell'anno 1900, quando Max Planck introduce l'ipotesi dei quanti per spiegare un problema che affliggeva la fisica classica: lo spettro di emissione del corpo nero. Un corpo nero è un oggetto ideale che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica che lo colpisce. Le equazioni classiche di Maxwell qui predicevano, in contrasto con l'evidenza e con la legge di conservazione dell'energia e anche, diciamocelo, col fatto che esiste ancora l'universo, che al diminuire della lunghezza d'onda della radiazione che colpisce il corpo nero, la radiazione del corpo avrebbe dovuto andare all'infinito, verso quella che fu battezzata catastrofe ultravioletta. Planck allora ipotizzò che l'energia elettromagnetica non sia emessa in modo continuo, ma in pacchetti discreti, i quanti. Questa ipotesi per lui inizialmente era solo un escamotage matematico per risolvere il problema della catastrofe ultravioletta, però si rivelerà il primo passo sulla via di una rottura con la fisica classica e con la sua concezione del mondo. Anche questa è un po' una catastrofe dal punto di vista di qualcuno. Planck col suo lavoro segna la nascita del concetto di quantizzazione e ricava una delle più importanti costanti fisiche conosciute, H, la costante di Planck, che già da sola è in grado di dirci molte cose sulla natura intima del mondo. Poi, nel 1905, come in ogni buona storia di fisica, arriva Einstein. E come ti sbagli? Scusate, lo so che ho già fatto questa battuta innumerevoli volte, ma mi diverte. E poi è incredibilmente vera, io che ci posso fare? Insomma, Einstein riprende l'idea dei quanti e la applica all'effetto fotoelettrico, ipotizzando che la luce, la radiazione elettromagnetica di cui si parlava prima, sia ancora una volta composta da quanti di energia, quelli che poi diverranno noti col nome di fotoni. Sarà poi per questo suo contributo, già accertato e acclamato, non per l'ancor sospetta relatività, che il nostro scapigliato germanico vincerà il suo premio Nobel nel 1921. Mi torna in mente un aneddoto di cui ho letto da bambino in un libro a fumetti sulla relatività. Ora ho ricontrollato ed è proprio un fatto vero. Sapevate che la prima moglie di Einstein era così fiduciosa nel futuro del suo presto ex sposo che tra le condizioni del loro divorzio pretese in anticipo di almeno 3 o 4 anni sull'effettiva attribuzione della grossa medaglia ad Albert che il denaro del premio andasse insieme ai figli a lei. Mileva Maric era, lo si sa, anche lei una mente geniale. Ma lasciamo stare. Torniamo ai quanti all'inizio della loro folgorante carriera. La cosa prende sempre più piede. Niels Bohr introduce un modello atomico quantizzato per spiegare gli spettri dell'idrogeno. Arnold Sommerfeld lo estende introducendo i numeri quantici secondari e l'elettricità delle orbite. Sono passi rivoluzionari per la fisica e per la chimica. Insomma, l'idea di Planck si è radicata ed espansa, sicuramente oltre, ben oltre le intenzioni del suo autore, ma ancora non ha tirato fuori tutto il suo potenziale eversivo. Parte seconda, la storia diventa teoria matematica. Adesso però, pur rimanendo inevitabilmente in una prospettiva anche storica, e sempre molto semplificata, andiamo un po' più vicino alla realtà di questo strano mondo, il che vuol dire dare un'occhiata un pochino, giusto un pochino, un'occhiata più ravvicinata a questa rappresentazione matematica del mondo. Oh, però
prima mi è venuto in mente che sarà forse opportuno inserire un mini glossario per chiarire alcuni termini che si usano anche nel linguaggio comune, ma che in questo contesto sono particolarmente importanti e che torneranno spesso e che sono centrali per capire le questioni che ci porremo da adesso in poi. Ed ecco, allora, qualche definizione super semplificata. Allora, partiamo da locale. Un fenomeno è locale se tutto ciò che può influenzarlo si trova nel suo intorno immediato, accanto. In fisica classica, e in questo contesto anche la relatività è una teoria classica, nessuna informazione può viaggiare più veloce della luce. Una teoria non locale, come la MQ sembra essere nel modo più ostinato, ammette invece influenze a distanza senza un vero tramite intermedio. Lo vedremo. Poi c'è deterministico. Una teoria è deterministica se, dati gli stati iniziali e le leggi fisiche, il futuro è completamente prevedibile. La MQ, almeno nella sua interpretazione ortodossa, rompe questa aspettativa che comunque anche nella fisica classica era già stata messa in crisi da fenomeni non lineari e caotici. E poi c'è il reale. Un'entità è considerata reale, ontica, se esiste indipendentemente dal fatto che venga osservata. Io non lo so se voi, quando non vi osservo, siete ancora lì, reali, ad ascoltarmi. Se invece questa entità è solo uno strumento per organizzare la nostra conoscenza, cioè è epistemica, allora la sua realtà è solo effettiva, non ontologica, non esiste in sé, esiste per me. Eh? Come diceva però Philip Dick, la realtà è quella cosa che quando smetti di crederci va avanti benissimo lo stesso, e quindi vabbè. Abbiamo quindi fornito questi piccoli chiarimenti che ovviamente sollevano più domande di quante ne risolvono e vabbè, torniamo alla nostra storia. Nel luglio 1925 Werner Heisenberg introduce la sua meccanica matriciale con la celebre pubblicazione intitolata Über Quantentheorische Umdrehung kinematischer und mechanischer Beziehungen, più o meno, che vuol dire sulla reinterpretazione quantistica dei rapporti cinematici e meccanici, cioè reinterpretiamo in forma quantistica le relazioni meccaniche e cinematiche, quindi quelle che analizzava anche la fisica classica, su una base quantistica. Si tratta di un formalismo matematico radicalmente nuovo in fisica, che si concentra esclusivamente su grandezze osservabili come le frequenze e l'intensità della luce emessa dagli atomi. Anziché cercare di descrivere le traiettorie delle particelle come faceva la meccanica classica, Heisenberg costruisce una teoria fondata su matrici, ossia tabelle di numeri complessi che rappresentano le transizioni tra stati quantistici. Magari la cosa si farà un po' più chiara fra poco, abbiate fiducia. In questo formalismo, in questa meccanica matriciale, le grandezze fisiche non sono più numeri o semplici vettori monoriga, ma matrici, e la loro moltiplicazione di queste matrici tra di loro non è commutativa. Ricordate le scuole elementari con la proprietà commutativa? Questa cosa rappresenta qualcosa della realtà fisica, secondo la teoria, una proprietà che riflette la struttura non commutativa del mondo quantistico. Il mondo classico è sempre commutativo. Cioè, per dirla facile, nel mondo dei quanti conta, e conta moltissimo, l'ordine in cui si fanno le cose. Questa innovazione porta all'idea assurda, da una prospettiva classica, che non è possibile conoscere con precisione simultanea alcune coppie di grandezze osservabili dette coniugate, come per esempio la posizione e la velocità di una particella. Nella pubblicazione del 25 Heisenberg scrive: alle grandezze P e Q corrispondono quindi matrici che non commutano. L'indeterminatezza del prodotto PQ è proporzionale ad H. Ciò conduce all'affermazione generale che P e Q non possono essere determinate simultaneamente con precisione arbitraria. Questa cosa può essere parafrasata dicendo che quanto più precisamente è determinata la posizione di un oggetto quantistico, per fare un esempio, tanto meno precisamente è determinabile la sua quantità di moto. E viceversa, a seconda di cosa misuro prima, PQ o QP. In quel ragionamento molto formale, Heisenberg espone per la prima volta quello che successivamente, e che deriva proprio da quello che abbiamo appena detto, nei suoi scritti divulgativi lui stesso battezzerà principio di indeterminazione. Si tratta di una delle migliori trovate di marketing scientifico di tutti i tempi, il principio di indeterminazione. La formulazione iniziale di Heisenberg sarà pochissimo dopo raffinata e dimostrata matematicamente da Earl S. Kennard, mi sembra sulla stessa rivista, con la diseguaglianza delta x per delta p maggiore o uguale h tagliato su 2.
dove delta x è l'incertezza della posizione, delta p è l'incertezza della quantità di moto e h tagliato è la costante di Planck ridotta, cioè magnificamente divisa per 2π greco. Già, 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 già. La costante di Planck ridotta. Che cos'è questa H che viene tagliata? H tagliato ha intanto il ruolo di stabilire la scala alla quale gli effetti quantistici diventano rilevanti. Quanto più grande è il valore di una grandezza macroscopica rispetto ad H tagliato, tanto più marcata è la differenza tra comportamento classico e quantistico. H tagliato definisce in questo senso ciò che è definita la scala di Planck, l'ordine più piccolo possibile dell'universo per tutte le quantità fisiche. Un po' inaspettatamente questa costante ci dà, insieme a un'altra costante fuori di testa dell'universo, ovvero c, la velocità della luce nel vuoto, o meglio, la velocità nel vuoto di qualcosa non dotato di massa, ci fornisce, dicevo, anche il limite superiore dell'energia possibile, la cosiddetta energia di Planck. Quindi Planck ci stringe tra ciò che è massimamente piccolo e ciò che è minimamente enorme. Ma insomma, questa è un po' una cosa per un'altra volta, ha a che fare con l'impossibilità delle singolarità nei buchi neri, ha a che fare con una marea di cose. Comunque, ha a che fare che esiste una temperatura minima nell'universo, e un sacco di altre cose. Vabbè, dunque, ma qual è la ragione per dividere h per 2π greco? La ragione è legata al fatto che molte grandezze della meccanica quantistica, come le funzioni d'onda, ci occupiamo bene o male spesso di radiazione elettromagnetica, hanno una natura ciclica, ondulatoria, sono onde, e si esprimono naturalmente in termini angolari. Pensiamo a onde, fasi, rotazioni nello spazio degli stati. Il 2π greco rappresenta proprio una rotazione completa ed è quindi del tutto naturale che nelle formulazioni più eleganti, più alla moda della teoria, si preferisca usare una costante che tenga conto di questa periodicità intrinseca nell'universo. È insomma tutta trigonometria, ma non tremate. H tagliato appare, come dicevamo, nell'equazione di Schrödinger e nel principio di indeterminazione, nella quantizzazione del momento angolare, nel commutatore tra osservabili e in mille altri luoghi della teoria quantistica. È come una chiave di volta che tiene insieme l'intera architettura concettuale e matematica della MQ. Senza H tagliato il mondo sarebbe classico, con H tagliato, con H, il mondo diventa quantistico. Ecco, più vado avanti, più mi rendo conto che ci vorrebbe ben più di un intero video per parlare di tutte queste cose che mi vengono in mente parlandone. E l'ubiquità della costante di Planck e il suo ruolo nella nostra attuale visione della realtà microscopica è davvero, davvero, davvero affascinante. Però mi devo trattenere, se no mi faccio portare fuori strada, dato che siamo qui da un po' e non ho ancora iniziato a parlare dell'argomento principale del video. Ah, ah già, mi ricordo adesso che ho deciso di parlare delle interpretazioni della meccanica quantistica nel video a seguire. Bene, questo mi fa rilassare un po'. Comunque, muoviamoci e con voi mi raccomando, guardate fino in fondo e non resterete delusi, credo. Sarà un viaggio nella magnifica assurdità della realtà fisica, l'assurda bellezza e poesia dell'universo stesso. In questo c'è tutta la poeticità di cui un essere sensibile potrà mai avere bisogno, a dispetto di quelli che pensano che ci vogliano fate, dei e spiritelli per giustificare la leggiadria e la poesia che permea noi e il mondo. A questo punto, e dopo tutte le mie giravolte, è bene ribadire una cosa. Il principio di indeterminazione, nonostante tutti i tentativi teorici e sperimentali fatti da allora per smentire la cosa, non deriva da una limitazione strumentale o tecnologica, ma è una proprietà fondamentale del mondo quantistico, dell'universo. A tal proposito mi piace ricordare, anche se non frega a nessuno, che quando ero bambino, beh, questa volta diciamo adolescente, entrai per la prima volta in contatto con questa idea e la cosa mi sembrò scontata. In definitiva, per sapere dove è un elettrone lo devo pur colpire con qualcosa, no? Tipo con un fotone, pensavo. E quindi misurando la sua velocità causo un suo spostamento. È ovvio che non sono in grado quindi di conoscere qual era la sua posizione. Anche nella mia grande ignoranza, allora maggiore, sembrava troppo semplice per essere un argomento così controverso. Anni dopo ho scoperto che di una vicenda psicologica simile parla anche Nick Herbert nel suo bellissimo Quantum Reality.
Herbert racconta come lui avesse chiamato un simile modo di vedere la cosa disturbance model, cioè più o meno un modello di disturbo, si va da noia all'elettrone. E dice che anche il giovane Heisenberg, sostiene, un tempo aveva abbracciato un punto di vista simile sul mondo quantistico e ci dice che forse avrebbe dovuto chiedersi, io me lo chiesi quasi subito, devo dire, non per vantarmi, avrebbe dovuto chiedersi, dicevo, come mai Heisenberg avesse abbandonato un simile punto di vista iperrealista, ingenuo, naif, quasi subito. Herbert, andando avanti nel suo racconto, dice ancora che rimase della sua idea finché improvvisamente apparve il teorema di Bell, che dimostrò che le cose non erano affatto così facili e semplici, ma sicuramente erano molto molto più divertenti. Ma ora sto andando troppo avanti. Del teorema di Bell parleremo, ahimè, comunque assai brevemente, considerando che è una delle grandi scoperte dell'umanità, tra un po' nella parte terza del video. La meccanica matriciale di Heisenberg segna un punto definitivo di rottura con la fisica classica e come dicevamo, e inaugura una visione della realtà nella quale ciò che possiamo conoscere è intrinsecamente limitato dalle regole stesse della natura, da come il mondo è costruito. E probabilmente lo sapete, nello stesso scorcio di anni, anche dal lato della certezza matematica arriva un forte scossone. Gödel e compagnia, vabbè, ne parleremo, sapete, ne parliamo un'altra volta, però davvero poco dopo la pubblicazione di Heisenberg, nel gennaio del 1926, l'anno di nascita di mio padre, con la pubblicazione del primo di una serie di 4 articoli sulla rivista Annalen der Physik, intitolato Quantisierung als Eigenwertproblem, mastico un po' di tedesco, scusate, quindi lo devo un attimino, devo flexare un po' la cosa, dai. Ovvero, ovvero quantizzazione come problema di autovalori, Erwin Schrödinger propone un'alternativa alla meccanica matriciale, la meccanica ondulatoria, un approccio che descrive il comportamento dei sistemi quantistici, stavolta in termini di onde. Contrariamente alla meccanica matriciale, che era puramente algebrica e priva di immagini fisicamente intuitive, di fatti riconducibili direttamente alla fisica, la meccanica ondulatoria sembra fornire una interpretazione più fenomenologica. La particella, come per esempio un elettrone, non è più vista come un oggetto puntiforme che segue una traiettoria, ma come un'onda diffusa nello spazio, caratterizzata da una funzione matematica detta funzione d'onda. O almeno così immagina il suo autore. L'equazione di Schrödinger è un'equazione differenziale che determina come evolve nel tempo questa funzione d'onda. Nella sua forma più semplice, per una particella in una sola dimensione, l'equazione è questa, dove h tagliato, di cui abbiamo già parlato, è la costante di Planck ridotta, I è l'unità immaginaria, cioè la radice quadrata di meno 1, e H è l'operatore hamiltoniano, che detta in modo semplice rappresenta l'energia totale del sistema, la somma delle sue energie cinetica e potenziale. E infine psi, in questo caso la derivata di psi nel tempo, che è il centro del discorso che andiamo a fare, la funzione d'onda. Questa visione ondulatoria affascina molti per la sua analogia con i fenomeni elettromagnetici classici, ma introduce anche nuove difficoltà interpretative. Che cos'è la funzione d'onda? È un oggetto reale, un'onda fisica, oppure un semplice strumento matematico? La risposta a questa domanda divide i fisici ancora oggi e ci porta un passo più vicini alla questione delle interpretazioni della meccanica quantistica. Nonostante Schrödinger tenti di mantenere l'interpretazione della sua equazione su un piano deterministico, come vedremo il tentativo risulterà infruttuoso. Questa equazione rappresenta una rivoluzione non solo nella fisica, ma anche nella visione umana di ciò che è reale. Non fornisce traiettorie deterministiche, ma evoluzioni probabilistiche. Infatti, Max Born, anche lui poco dopo, interpreta la funzione d'onda come una misura di probabilità, non più come un'onda in qualche modo materiale, dando un significato statistico all'ampiezza d'onda. Born formula la cosa con il quadrato del modulo della funzione d'onda, questo qua, cioè psi x nel tempo alla seconda, in valore assoluto alla seconda. E questo rappresenta la densità di probabilità di trovare la particella in una certa posizione x al tempo t. Occhio, se per ora vi è sembrato che la matematica avesse una presenza un po' troppo pesante in questo video, saltate il prossimo pezzo, non so quanto durerà, comunque andate avanti. Se invece vi sentite bene, procediamo.
A me quello che fa morire dell'equazione di Schrödinger è la presenza di, è un mio pallino, l'unità immaginaria. L'unità immaginaria non si trova a passare di qui per caso, ma è lì per una ragione molto profonda, che ha a che fare con la natura ondulatoria e complessa della funzione d'onda. No? In particolare I, l'unità immaginaria, consente all'equazione di descrivere oscillazioni nel tempo, esattamente come avviene per le onde classiche, e per una ragione ancora più costitutiva della presenza di π greco. Contrariamente alle onde classiche, la funzione d'onda vive nello spazio dei numeri complessi. L'evoluzione temporale degli stati quantistici avviene infatti per mezzo di una rotazione nello spazio di Hilbert, e tale rotazione richiede l'uso di esponenziali complessi, numeri complessi. È proprio I che consente l'uso della funzione esponenziale complessa, questa qua, cuore d'oro della dinamica quantistica. In termini fisici questo significa che la probabilità complessiva si conserva nel tempo. Senza l'unità immaginaria, l'equazione di Schrödinger non descriverebbe un'evoluzione coerente e reversibile, ma qualcosa di dissipativo, come una perdita o un decadimento. In altre parole, senza I, la meccanica quantistica perderebbe la sua eleganza e la sua coerenza interna e, in definitiva, la sua corrispondenza con la realtà. Niente male come carriera per un numerino che fu chiamato immaginario da Cartesio, a testimonianza della sua poca stima verso questa strana e sorprendente idea. Un altro artificio matematico che si è fatto strada a forza nella realtà fisica. Ma parliamo adesso un attimo del rapporto tra meccanica matriciale e ondulatoria. Poco dopo gli articoli di Heisenberg e Schrödinger, Paul Dirac unifica i due approcci e introduce la notazione bracket, che magari vi è capitato di vedere da qualche parte. Eccola qui. In questo linguaggio uno stato quantistico è rappresentato da un ket, per esempio ket di psi, mentre il suo duale, cioè una funzione lineare che agisce su altri stati, è rappresentato da un bra di psi. Il prodotto interno tra due stati, che ci dice quanto sono simili o sovrapposti, si scrive così, bracket di φ con psi. Qui φ è un altro stato quantistico generalmente distinto da psi. Nel contesto del prodotto scalare, bracket φ per psi rappresenta uno stato di confronto rispetto al quale si misura la sovrapposizione o l'affinità con lo stato psi. Se questo prodotto è uguale a 0, cioè se il prodotto scalare tra φ e psi è uguale a 0, i due stati sono ortogonali, cioè a 90 gradi, e quindi completamente distinguibili. Ma questo, vabbè, è un discorso che ora mi sono un attimo perso. Vabbè, per tornare all'unificazione di Dirac, egli dimostra che tanto la meccanica matriciale, quella di Heisenberg, quanto la meccanica ondulatoria, quella di Schrödinger, non sono altro che due strade alternative per descrivere lo stesso comportamento probabilistico della natura. Sebbene infatti si fondi sull'algebra delle matrici, cioè tabelle di numeri complessi che descrivono transizioni tra stati quantistici, la prima, e la seconda su equazioni differenziali che descrivono come evolve un'onda nello spazio e nel tempo, entrambe si riferiscono a uno stesso oggetto matematico più profondo, lo spazio di Hilbert, di cui ho accennato sopra e anche nel mio video sui tensori, che vi linko. Parliamo un attimo dello spazio di Hilbert. Per gli amici H. È un tipo di spazio vettoriale astratto, completo, cioè privo di buchi, cioè data una certa operazione tra due vettori in questo spazio, otterremo sempre come risultato un vettore nello spazio H. Questo spazio è anche dotato di prodotto scalare, cioè tra numeri, cosa che permette di rappresentare in modo unitario stati quantistici, operatori osservabili ed evoluzioni temporali, grazie appunto alla dotazione di scalari e vettori. In questo spazio gli stati quantici sono rappresentati da vettori, come le funzioni d'onda, e le grandezze osservabili da operatori lineari, come le matrici della meccanica matriciale. L'equazione di Schrödinger, in questa visione unificata, descrive come evolve un vettore nello spazio di Hilbert, sotto l'azione di un operatore hamiltoniano di cui abbiamo parlato, quello che rappresentava l'energia. Allo stesso modo, la moltiplicazione non commutativa delle matrici di Heisenberg riflette il fatto che gli operatori dello spazio di Hilbert non sono commutativi. L'ordine con cui si applica importa e ciò ha conseguenze fisiche enormi e sorprendenti, come abbiamo già detto, il principio di indeterminazione. In breve, l'uso o la scoperta, come pare a voi, dello spazio di Hilbert come struttura matematica comune ha permesso di fondere meccanica ondulatoria e matriciale in un unico formalismo coerente, che è quello su cui oggi si basa l'intera teoria quantistica moderna. Insomma,
Con il contributo di quelli citati e di molti altri fisici, in quegli anni la teoria assume una forma completa ed è proprio da questo momento che iniziano anche le grandi domande interpretative che accompagneranno la MQ fino ad oggi. Ma perché? 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 Ma perché una teoria fisica tanto potente ha bisogno di essere interpretata? In fondo la gravità newtoniana o la relatività einsteiniana non sembrano richiedere interpretazioni e se forniscono una descrizione coerente e condivisa del mondo, basata su dei concetti di ordine fisico. Quindi è finita lì, no? La meccanica quantistica invece non ci dice cosa accade, ma ci fornisce solo la probabilità di osservare un certo evento. Ci chiede, forse addirittura, di abbandonare l'idea di un mondo oggettivo che esiste indipendentemente da noi. Qualcuno lo pensa almeno. Altri pensano semplicemente che il mondo a quel livello sia così diverso da ogni nostra possibile intuizione, visualizzazione, che l'unico modo sia abbandonarci sereni alla matematica, unico sguardo possibile in quelle profondità. E comunque questo scenario ci spalanca un enorme caravanserraglio di possibilità filosofiche, ontologiche, epistemologiche, metafisiche e mille altri tipi di fantastici trip lisergici. Niels Bohr scrisse: è sbagliato pensare che lo scopo della fisica sia di scoprire com'è la natura. La fisica riguarda ciò che possiamo dire sulla natura. Un programma breve, ma anche vasto, un po' deludente per alcuni, direi. In questa frase di Bohr, si condensa tutta la sfida posta dalla teoria. Questa è anche un'affermazione che evidenzia il ruolo centrale del linguaggio nel dibattito epistemologico. Bohr, in piena sintonia con alcuni aspetti del pensiero di Wittgenstein, ritiene che non possiamo accedere direttamente alla realtà ultima, ma solo costruire linguaggi e descrizioni condivise per parlare della nostra esperienza. In questo senso il problema non è solo cosa è la realtà, ma cosa possiamo dire su di essa. Un tema che percorre tutto il dibattito sulle interpretazioni della MQ. Insomma, la meccanica quantistica è solo uno strumento per fare previsioni o ci dice qualcosa di vero sulla realtà? Oppure la descrizione del mondo fornita dalla meccanica quantistica è forse incompleta? Saranno molti a non essere d'accordo con il grande fisico danese, come vedremo. Fin da subito, infatti, i grandi padri della meccanica quantistica iniziano un lungo, anche se quasi sempre cordiale, bisticcio tra loro. Planck, pur essendo colui che ha introdotto l'idea della quantizzazione, rifiuta il suo pargolo e non accetterà mai pienamente l'idea che i quanti abbiano una loro realtà fisica. Per lui, l'ipotesi quantistica era inizialmente solo un artificio matematico, proprio come per i matematici del Seicento era I, l'unità immaginaria, qualcosa di semplicemente utile per risolvere il problema della radiazione del corpo nero. In sostanza, Planck contribuì in modo decisivo alla nascita della meccanica quantistica, ma non ne condivise mai fino in fondo lo spirito rivoluzionario. Mai pensare che un artificio matematico rimanga pacificamente tale quando funziona, lo dovremmo a questo punto aver imparato. Einstein, a proposito di artifici matematici ribelli, e mi riferisco alla sua costante di gravitazione, dopo aver contribuito alla quantizzazione della luce, si fece sempre più critico verso la meccanica quantistica ortodossa. Non accettò mai il carattere probabilistico della teoria. Famoso e anche abusato il suo detto Dio non gioca a dadi con l'universo, rivolto contro l'interpretazione di Copenaghen sostenuta da Niels Bohr, di cui parleremo tra breve, anzi no, nel prossimo video, diciamo, vabbè. I due, Einstein e Bohr, si confrontarono intensamente nei famosi dibattiti al congresso Solvay degli anni 20 e 30, in cui Bohr difese la completezza della teoria quantistica, mentre Einstein cercava di mostrarne i limiti con i suoi esperimenti mentali. Esperimenti mentali che sono davvero qualcosa che è rimasto molto vivido nella cultura scientifica moderna. E da questi convegni, da questa situazione, ecco questa famosissima foto in cui è riunito un QI complessivo che nessuna IA potrà mai eguagliare. Al centro l'immenso Lorentz, padre delle trasformate di Lorentz, cuore matematico della relatività ristretta e presidente dei congressi Solvay per molti anni, poi la Curie, unica del gruppo con 2 premi Nobel, l'evidente Einstein e poi, bene, Heisenberg con la sua pettinatura che pareva di gesso e tanti altri. Anche Schrödinger, che è nella foto, inizialmente affascinato dal suo stesso formalismo ondulatorio, si oppose all'idea del collasso della funzione d'onda e all'interpretazione probabilistica, esprimendo la sua perplessità nel celebre paradosso del gatto. Da tutto questo nasce un dibattito filosofico profondo e ancora aperto sul significato ultimo della teoria quantistica. La realtà è determinata o indeterminata? Esiste indipendentemente da chi la osserva o ne è modificata?
Da allora il disaccordo tra realisti e antirealisti, tra deterministi e probabilisti, continua a essere una delle tensioni più fertili e irrisolte della fisica e del pensiero. In questa prospettiva merita un accenno l'atteggiamento degli sperimentali, dei fisici sperimentali, voglio dire. Mentre i teorici si fanno la guerra, la fisica sperimentale adotta quello che è tutt'oggi l'approccio dominante, antagonista di ogni possibile interpretazione. Un approccio pratico e pragmatico. Come diceva ironicamente, ma non troppo, David Mermin, shut up and calculate. Zitto e calcola. La cui paternità almeno indiretta, un po' filosofica, anche se lui magari non l'avrebbe definita così, è data per vari motivi a Richard Feynman. Comunque la pensino gli sperimentali o addirittura gli ingegneri, la posta filosofica in gioco è invece alta. Si tratta di decidere cosa intendiamo per realtà. Il filosofo Federico Laudisa sottolinea come il successo empirico della teoria conviva con una pluralità disarmante di interpretazioni, e questo perché la meccanica quantistica tocca il cuore stesso della vecchia, terribile metafisica. Che cos'è la realtà? Parte terza, alcuni esperimenti che dovevano confutare la meccanica quantistica e non l'hanno fatto, oltre il principio di indeterminazione. Prima di addentrarci, ancora sto rimandando, nelle interpretazioni vere e proprie, vale la pena di fare un'altra pausa tecnica per un rapido excursus su alcuni fenomeni peculiari della meccanica quantistica, che ne rendono così enigmatico il significato profondo. Uno dei fenomeni più stupefacenti è certamente l'entanglement quantistico, o, volendolo tradurre, intreccio quantistico. Un fenomeno per cui due o più particelle possono trovarsi in uno stato tale che la misura di una influenza istantaneamente lo stato dell'altra, anche a distanze astronomiche, in barba al limite di velocità galattico, detto c, la velocità della luce. Questo ha portato Einstein, anche un po' risentito per lo sgarbo alla sua costante preferita, a parlare in modo garbatamente sprezzante di spooky action at a distance. Azione spettrale a distanza, incompatibile con il principio di località della relatività e di tutta la fisica classica. Einstein ne parla in una sua lettera a Born, molto modernamente scritta in inglese al fisico, suo compatriota. I cannot seriously believe in quantum mechanics because it cannot be reconciled with the idea that physics should represent a reality in time and space, free from spooky actions at a distance. Ovvero, non posso credere seriamente nella meccanica quantistica, perché non può essere conciliata con l'idea che la fisica debba rappresentare una realtà nel tempo e nello spazio, libera da azioni spettrali a distanza. Einstein non accettò mai il carattere non locale della meccanica quantistica. La sua obiezione era di natura schiettamente filosofica. Per lui una teoria fisica deve descrivere una realtà oggettiva e indipendente dall'osservatore e non limitarsi a fornire probabilità di eventi osservabili. Il nostro tedesco preferito trovava inaccettabile che la natura fosse intrinsecamente indeterministica, come suggerisce la MQ, e riteneva che l'apparente casualità fosse solo il segno di una teoria incompleta che avrebbe dovuto essere integrata da variabili nascoste, ricordatevelo, in grado di restituire un quadro deterministico. Il suo più famoso tentativo di mettere in crisi la visione quantistica è il celebre paradosso EPR, formulato nel 1935 da Einstein, Podolsky e Rosen, che voleva dimostrare che la meccanica quantistica fosse incompleta, suggerendo l'esistenza appunto delle variabili nascoste locali. Purtroppo per loro tre, e per fortuna per chi come noi ama l'universo pazzerello, così come negli anni 60 John Bell formulò l'omonimo teorema di cui avevamo accennato prima e che avrebbe permesso di testare sperimentalmente l'esistenza o meno di queste ipotetiche variabili nascoste locali. Il teorema di Bell è facile da capire ma difficile da credere. Questo teorema dice che la realtà deve essere non locale, dice ancora Nick Herbert nel suo citato libro. Ed è davvero facile da capire il teorema di Bell, ma richiede un po' di matematica e un po' di contesto, e qui non posso permettermi né l'una né l'altro, quindi fidatevi. Bell dimostrò matematicamente che, valide le equazioni della MQ, allora l'universo non può in nessun caso essere spiegato da una teoria locale a variabili nascoste. Qualche anno dopo, negli anni Ottanta, gli esperimenti di Aspect e altri numerosi esperimenti successivi e sempre più raffinati hanno dato sistematicamente ragione alla meccanica quantistica, violando le disuguaglianze di Bell, dunque mostrando che il paradosso EPR è reale e mostrando infine che non è possibile mantenere sia il realismo locale sia la validità delle previsioni quantistiche. Ecco, questo è un passaggio molto importante, me la sto cavando un po' troppo a buon mercato, me ne rendo conto, ma questo video è già dannatamente lungo ed è già in due parti, quindi scusatemi, ma andiamo avanti.
Altro fenomeno affascinante è il teletrasporto quantistico, molto amato da chi ama la fantascienza classica, che consiste nel trasferire lo stato quantistico di una particella a un'altra a qualsiasi distanza, sfruttando l'entanglement e la comunicazione. È importante notare che non si tratta di trasporto di materia, ma di informazione quantistica, che anche questo fenomeno è stato dimostrato in una moltitudine di esperimenti. Poi c'è il teorema no cloning, che è una delle certezze, diciamo, più recenti acquisite nel campo della meccanica quantistica. Cioè, nella meccanica quantistica non è possibile copiare perfettamente uno stato quantistico sconosciuto. Cosa vuol dire? Vabbè, questa proprietà, cosa voglia dire non è molto importante, ma questa proprietà è fondamentale e rappresenta un limite radicale rispetto all'informazione classica. Ne ho accennato nel mio recente video contro Fagin, ecco il link, dove il padre del microprocessore usa questo fenomeno a sostegno delle sue tesi metafisico-quantistiche. Altro video piuttosto lungo, lo ammetto. Non posso in questo non molto breve, ma assai incompleto elenco di aspetti fisici e sperimentali non citare quello più importante, il celebre esperimento della doppia fenditura, che qualcuno, anzi tutti vi sarete aspettati legittimamente arrivasse prima, ma essendo il vero, essendo il vero primo e principale banco di prova della natura quantistica della realtà. L'ho rimandato perché ne parlano sempre tutti e un po' mi annoia. No, scherzo, è incredibile e scioccante, però quando qualcuno lo mette in mezzo a una trattazione divulgativa mi appisolo, quindi l'ho rinviato quanto possibile. In questo esperimento, l'esperimento della doppia fenditura, una particella, per esempio un elettrone, viene sparata verso una barriera con due fenditure, dietro la quale si trova uno schermo rilevatore. Ne parlano tanti video più approfonditi, andatevi a cercare. La particella, quindi in questo secondo caso, si comporta come un corpuscolo colpendo lo schermo in modo puntiforme. Questo risultato dimostra che le particelle non si comportano né sempre come onde né sempre come punti materiali, ma agiscono in modo intermedio, ambiguo, ibrido, sono sensibili in qualche modo alla misurazione del loro stato. Si comportano da quanti, appunto. E così, tra l'altro, si comportano tutte le particelle. Sono stati effettuati esperimenti in tempi assai recenti con antimateria, con intere molecole, un modo per esplorare, è stato detto, in qualche modo, il confine tra mondo quantistico e mondo macroscopico, cioè osservare questo comportamento in oggetti sempre più massicci. L'ambiguità che i quanti portano dietro la loro doppia natura è stata trattata prima di tutti da Niels Bohr con la formulazione del principio di complementarietà, uno dei concetti più profondi e controversi della MQ. Bohr formulò l'idea che le proprietà ondulatorie e corpuscolari non si escludono a vicenda, ma sono piuttosto aspetti complementari della stessa realtà. Possiamo osservarne o uno o l'altro, ma mai entrambi contemporaneamente. Il comportamento quantistico, dunque, non è spiegabile nei termini delle categorie classiche, stabili, ma rivela un dualismo irriducibile che dipende dal contesto della misura. Il principio di complementarietà è la risposta concettuale e pragmatica di Bohr alla domanda: com'è possibile che una particella si comporti sia come onda sia come corpuscolo? La risposta è che non possiamo pensare in termini di com'è davvero la particella, ma solo di come si manifesta in condizioni diverse. Questo approccio pragmatico è quello di cui abbiamo già parlato, che Bohr e Heisenberg portarono nel dibattito con la loro interpretazione di Copenaghen. In altre parole, il comportamento osservato dipende dal tipo di misura che si effettua. Magistralmente rappresentato in un altro libro della mia estrema gioventù, Il cantico dei quanti, con la metafora del pesce quantistico. È la questione del dualismo onda-particella, uno dei fenomeni che alcune interpretazioni cercano di rimuovere in tutti i modi dal campo di gioco. È infatti un esperimento semplice, ma che sfida il nostro senso comune e che ancora oggi viene considerato uno degli indizi più potenti e definitivi del mistero quantistico e della natura quantistica dell'universo. Qualcuno ha detto, forse è Neil Bohr stesso, anche se non si sa per certo, che chi non resta sconvolto dai risultati dell'esperimento della doppia fenditura non ha capito di cosa si tratta. Insomma, non voglio dilungarmi oltre sulla questione degli esperimenti e delle evidenze portate a suffragio dalla MQ, ma una cosa deve essere assolutamente chiara. Dal punto di vista sperimentale, tutte le volte che si è cercato di, di fregare la meccanica quantistica proponendo scenari alternative, esperimenti cruciali, paradossi progettati per smascherarla, beh, ha vinto. La meccanica quantistica ha sempre vinto, sempre. E lo ha fatto con un'eleganza che ha il sapore dell'ineluttabilità, ma questo non significa che le cose siano state chiarite, anzi significa che siamo costretti a prenderla molto sul serio, pur restando in gran parte all'oscuro del suo significato ontologico profondo, ammesso che esso esista. Parte quarta, una classificazione delle interpretazioni. Ancora un poco, mi scuso,
ancora un poco di contesto, per orientarci nel mare magnum delle interpretazioni della MQ. Possiamo seguire uno schema utile proposto da Gerd Christian Krizek, che distingue 4 livelli in una teoria fisica. Il primo è il livello del formalismo matematico, cioè le equazioni e le strutture che costituiscono l'ossatura della teoria. Il secondo livello riguarda il collegamento tra questo formalismo e le osservazioni sperimentali, cioè il modo in cui la teoria si ancora all'esperienza. Il terzo livello si riferisce ai concetti utilizzati come particella, onda, misura, osservatore. Infine, il quarto livello tocca l'ontologia implicita di ciascuna interpretazione, ossia la risposta alla domanda fondamentale: cosa esiste davvero? Questo schema permette di distinguere le interpretazioni non solo sulla base delle loro premesse filosofiche, ma anche dal modo in cui trattano questioni chiave. Eccone un elenco di queste possibili questioni chiave. Ad esempio, la funzione d'onda è reale o è solo uno strumento di calcolo? Questa sarebbe la diatriba tra visione ontica, cioè ontologica, reale, contro l'approccio epistemico, cioè conoscitivo, in qualche senso pragmatico, quello della interpretazione di Copenaghen. Poi il collasso. È un processo fisico o è una nostra ignoranza? L'osservatore ha un ruolo costitutivo, cioè un ruolo nel funzionamento del meccanismo quantistico o solo pratico? Questa, tra l'altro, è la diatriba, ora un po' datata, tra idealismo e realismo quantistico, su cui si centrava proprio il già citato Cantico dei Quanti. Esistono poi variabili nascoste, cioè non osservabili, che influenzano il comportamento quantistico? Sappiamo già che non esistono variabili nascoste locali, ma che dire di possibili variabili non locali? La natura dei quanti è intrinsecamente duale? Che ne dite? Dopo il discorso sull'esperimento della doppia fenditura, insomma, l'intreccio tra matematica, esperienza, concetti e ontologia rende la meccanica quantistica incredibilmente fertile, ma anche sfuggente e confondente. Merita ricordare che nella letteratura tecnica si usa talvolta una classificazione un po' diversa, utile per orientarsi nella selva delle interpretazioni, quella tra visioni psi-ontiche, che considerano la funzione d'onda come un'entità reale, e quelle psi-epistemiche, che la vedono come espressione di conoscenza e informazione. Psi, la funzione d'onda, ve lo ricordo. Questa distinzione proposta da Harrigan e Speckens aiuta a raggruppare le interpretazioni secondo il loro impegno ontologico, quindi in modo un pochino più duale rispetto all'altra classificazione, ed è oggi largamente adottata nella discussione tra fisici teorici e filosofi. Tra l'altro di Speckens riparleremo più diffusamente nel secondo video. Parte quinta, conclusione della prima parte. Ed eccoci in fondo a questa lunghissima, enorme prima parte, che è diventata assai lunga già per conto suo. Non ce l'ho fatta, scusate, è così. La nostra prima parte, dicevo, della nostra trattazione delle interpretazioni della meccanica quantistica, che si segnala per la quasi assoluta assenza di interpretazione della meccanica quantistica. Quindi intanto non vi saluto, ma anzi, dopo aver messo like e commentato questo video, magari anche dopo averlo condiviso sui vostri social, vi invito a non andare via e a cliccare sul link che dovrebbe apparire qui da qualche parte per vedervi subito la seconda parte. Se YouTube ci assiste potrebbe anche partire automaticamente, non lo so. Vi aspetto al di là del prossimo click. Se invece siete stanchi, e lo capisco perché io per primo sono un po' sonato a questo punto, salvatevi comunque il prossimo video nei video da guardare e guardatevelo più avanti. E quindi intanto ciao, senza sigla, direttamente al prossimo video.